Bentornati su Mandorlice, il mio benvenuto se è il nostro primo incontro. Mi presento, sono Stefania, molto piacere. Oggi vi propongo un dolce estivo a base di papaya e latte di cocco, super colorato, rinfrescante e facilissimo. Si parte! Scegliamo una papaya matura, ma non troppo. Tagliamo l'estremità per creare due basi di appoggio e dividiamola a metà. Rimango ogni volta estasiata, è un frutto davvero bellissimo. A questo punto rimuoviamo tutti i semi e sbucciamola. Siate molto delicati per evitare di danneggiarla, come è successo a me. Pronta la papaya, prepariamo la gelatina al cocco. Muniamoci di un pentolino e abbiamo bisogno di una lattina di cocco, questa l'ho acquistata al supermercato, ed essendo questo latte di cocco meno denso rispetto al classico marchio thailandese che di solito acquisto, non avremo bisogno di diluirlo con acqua. Vi lascio un video molto utile qua sopra. Aggiungiamo successivamente un cucchiaino di agar-agar, un gelificante vegetale che potete adesso trovare anche nei supermercati e nei negozi biologici, un po' di dolcificante se ne trovate la necessità, nel mio caso ho optato per dello zucchero di canna, e un pizzico di sale. Uniamo tutti gli ingredienti nel pentolino e mescoliamo molto bene a freddo per evitare la successiva formazione di grumi. Dopodiché continuiamo a mescolare sul fornello a fiamma media fino a raggiungere il bollore. Mescoliamo ancora qualche secondo e siamo pronti. Versiamo il nostro latte di cocco nella papaya e riponiamo il tutto in frigorifero per almeno 4 ore, meglio ancora per una notte. Nel caso avanzasse del latte di cocco, possiamo versarlo in un contenitore, attendere circa mezz'ora e riporlo in frigorifero, anche in questo caso, per almeno 4 ore. Trascorso il tempo, siamo pronti per servire il nostro dolce estivo. Tagliamolo a metà e successivamente a fette spesse di circa 1 centimetro. Potremmo servirlo in questo modo ai nostri ospiti, oppure dividerlo ulteriormente a metà per renderlo ancora più sfizioso e particolare. È un dessert estivo incredibilmente fresco, d'effetto e di una facilità disarmante. Perfetto anche come antipasto o come aperitivo. Spero tanto che questo viaggio culinario vi sia piaciuto e mi auguro che questo dolce alla papaya e al latte di cocco possa rinfrescare anche la vostra estate. Grazie per il tuo tempo e alla prossima!